Lezione 1. Il catalizzatore del tennis svedese. Buongiorno, Anna. Hai seguito la storia del tennis svedese? Buon pomeriggio, John. Sì, ne ho sempre ammirato lo sviluppo. Un nome risalta su tutti, Bjorn Borg. La carriera di Bjorn Borg è stata davvero un catalizzatore per i tennisti svedesi. Il suo impatto sullo sport è notevole. Molti di coloro che hanno seguito le sue orme lo considerano il loro eroe. Ha ispirato una generazione con i suoi incredibili successi. Il comportamento calmo di Borg in campo era indimenticabile. La sua forza mentale lo distingueva dai concorrenti. Secondo te, cosa lo ha reso così vincente? La sua dedizione all'allenamento era eccezionale. Credo che la sua etica del lavoro abbia influenzato molti giovani giocatori. Assolutamente. Ha dimostrato che il duro lavoro porta al successo. In che modo il suo stile di gioco ha rivoluzionato il tennis? Il suo servizio potente e i suoi fenomenali colpi da fondocampo furono rivoluzionari. Ancora oggi molti giocatori cercano di imitare le sue tecniche. La sua presenza iconica accrebbe la popolarità del tennis in Svezia. Di fatto, è stato lui a portare il tennis svedese sulla mappa mondiale. Hai visto qualche documentario sulla carriera di Borg? Sì, ne ho guardato uno che metteva in risalto le sue partite più belle. La sua rivalità con John McEnroe era particolarmente emozionante. Quella rivalità incarnava il dramma del tennis. Ha messo in risalto la grazia di Borg contro l'intensità di McEnroe. Ammiro il modo in cui Borg ha mantenuto la calma sotto pressione. La sua capacità di rimanere concentrato durante le partite più importanti è ammirevole. Questa abilità è essenziale per qualsiasi atleta. Molti giocatori svedesi lo considerano la loro fonte di ispirazione. Posso capirne il motivo. Ha aperto la strada a giocatori come Mats Wilander e Stefan Edberg. Esatto. I loro successi riflettono le fondamenta gettate da Borg. In che modo pensi che l'eredità di Borg continui a influenzare il tennis svedese oggi? La sua eredità promuove una cultura di eccellenza e determinazione. I suoi successi motivano i giovani giocatori. Sì, lo considerano più di un giocatore, è un'icona. È importante che gli atleti di successo ispirino la prossima generazione. In effetti, i modelli di riferimento possono influenzare in modo significativo gli aspiranti atleti. Credo che la storia di Borg dimostri che la grandezza è raggiungibile. Il suo percorso dimostra che dedizione e talento possono raggiungere traguardi straordinari. Hai visto qualche giovane giocatore svedese che ti ricorda Borg? Sì, nel tennis svedese stanno emergendo diversi talenti promettenti. Sarà emozionante vedere come continueranno a portare avanti la sua eredità. Il loro successo futuro determinerà quanto profondamente rimarrà radicata l'influenza di Borg. Non vedo l'ora di seguire la loro carriera. Celebriamo l'impatto di Bjorn Borg sul tennis. Lezione 2. Coltivare abitudini sostenibili. Buonasera, Anna. Hai pensato a come sviluppare abitudini sostenibili in casa? Buonasera, John. Sì, certamente. Credo che dovremmo tutti contribuire alla sostenibilità.
Sono completamente d'accordo. Ogni piccolo sforzo fa la differenza. Quali pratiche sostenibili adotti attualmente nella tua casa? Mi concentro sulla riduzione degli sprechi tramite il compostaggio degli scarti della cucina. È una pratica eccellente. Il compostaggio arricchisce il terreno riducendo al contempo i rifiuti da smaltire in discarica. Sì, trovo gratificante creare del compost ricco di sostanze nutritive per il mio giardino. Anch'io vorrei iniziare a fare il compost. Come hai iniziato? Ho iniziato destinando un contenitore specifico al compost. È molto semplice. Sembra fattibile. Proverò a procurarmi un bidone. Potresti anche considerare il riciclaggio come un'altra abitudine sostenibile. Io riciclo già, ma posso migliorare il mio processo di selezione. Una corretta selezione garantisce che una maggiore quantità di materiali venga riciclata in modo efficiente. Spesso lo trovo confusionario, soprattutto quando ci sono linee guida diverse. Molte città mettono a disposizione risorse che spiegano le norme sul riciclaggio. Verificherò quali risorse sono disponibili nella mia zona. Ottima idea! Inoltre, potresti ridurre la plastica monouso. Ho provato a sostituire le bottiglie e i sacchetti riutilizzabili. È un ottimo inizio. Un'altra opzione è rifiutare cannucce e posate di plastica. Ci penserò sicuramente. Ogni piccolo cambiamento ha un suo peso. A proposito di cambiamenti, stai valutando l'efficienza energetica nella tua casa? Ho pensato di usare lampadine a LED. Le lampadine a LED consumano meno energia e durano molto più a lungo delle lampadine tradizionali. Passare alle lampadine a LED sembra un investimento saggio. Lo è davvero. Un'altra opzione è installare un termostato programmabile. Un termostato programmabile potrebbe aiutarmi a risparmiare sui costi energetici. Ti consente di programmare il riscaldamento e il raffreddamento in base alle tue abitudini. Apprezzo tutti questi suggerimenti, John. Sono felice di condividerli. Le abitudini sostenibili possono avere un impatto notevole sull'ambiente. Credo che collettivamente possiamo creare un cambiamento positivo significativo. Assolutamente sì. Piccole azioni intraprese da molti possono portare a risultati straordinari. Mi impegnerò a fare scelte più consapevoli in casa. Questo è lo spirito giusto. Educare noi stessi e gli altri amplifica il nostro impatto. Posso condividere ciò che imparo con amici e familiari. Sì. Diffondere la consapevolezza è fondamentale per costruire un futuro sostenibile. Continuiamo a sostenerci a vicenda in questo viaggio. Non vedo l'ora di vedere come evolveranno le tue abitudini sostenibili. Lezione 3. Il viaggio dei coloni. Buongiorno, Anna. Hai sentito parlare dei primi coloni del 1616? Buon pomeriggio, John. Sì, li conosco. Il loro viaggio è stato piuttosto significativo. In effetti lo era. Una famiglia in particolare si distingue. A quale famiglia ti riferisci? Mi riferisco a una donna che si è recata in Inghilterra con il marito e il figlio. Sembra un'impresa coraggiosa. Cosa li ha portati in Inghilterra? Cercavano opportunità migliori e un nuovo inizio.
Molti coloni di quel periodo erano spinti dalla speranza di una nuova vita. Esatto. Le sfide della loro terra natale li hanno spinti a esplorare nuovi orizzonti. Come si chiamava? Il suo nome era Abigail. Divenne un simbolo di resilienza e forza. La storia di Abigail deve essere affascinante. Cosa ha vissuto durante il viaggio? Il viaggio attraverso l'oceano fu lungo e pericoloso. Posso immaginare quanto sia stato difficile per lei e la sua famiglia. Hanno dovuto affrontare mari agitati e incertezza sul loro futuro. Sfide del genere richiederebbero un coraggio immenso. Abigail fece affidamento sulla sua determinazione per sostenere il marito e il figlio. I legami familiari possono dare grande forza nei momenti difficili. In Inghilterra hanno incontrato diverse culture, il che ha arricchito la loro esperienza. Quella scoperta deve essere stata illuminante. Sì, Abigail imparò nuove abilità che in seguito l'avrebbero aiutata a sistemarsi. Cosa fecero alla fine una volta arrivati in Inghilterra? Cercavano una comunità in cui poter stabilire la propria vita. Molti coloni sentivano un forte desiderio di creare una rete di supporto. La famiglia di Abigail finì per entrare a far parte di una colonia in crescita. Deve essere stato gratificante. Hanno contribuito allo sviluppo dell'insediamento. I loro sforzi ebbero un ruolo significativo nella prima società coloniale. In che modo le loro esperienze hanno plasmato le generazioni future? Le loro lotte e i loro trionfi gettarono le basi per i futuri coloni. È stimolante pensare a come il coraggio possa portare a cambiamenti significativi. Assolutamente. La storia di Abigail risuona ancora oggi. Sottolinea l'importanza della perseveranza e della speranza. Molte persone possono trarre ispirazione dal suo viaggio. Credo che condividere queste storie sia essenziale per comprendere la nostra storia. Certamente. Le lezioni di storia ci aiutano ad apprezzare i sacrifici fatti dai nostri antenati. Spero di scoprire di più sugli altri coloni di quell'epoca. Ci sono molte storie straordinarie che vale la pena esplorare. Continuiamo a fare ricerca insieme. Mi farebbe piacere. Insieme possiamo far emergere queste storie. Lezione 4. Il dibattito sulle repubbliche. Buongiorno, Anna. Hai seguito le recenti discussioni sulle repubbliche? Buongiorno, John. Sì, ho notato il dibattito in corso in vari paesi. È affascinante come alcune nazioni abbraccino il repubblicanesimo mentre altre vi si oppongano. In effetti, il concetto di repubblica ha preso piede in molte regioni. E da allora è diventata una repubblica. Questa trasformazione è significativa. Sì, riflette un cambiamento verso una governance democratica in quei paesi. Quali sono, secondo te, i principali vantaggi dell'essere una repubblica? Le repubbliche spesso sottolineano l'importanza dei diritti individuali e della rappresentanza pubblica. Esatto. I cittadini possono eleggere i propri leader e influenzare le decisioni politiche. Tale responsabilizzazione promuove un senso di responsabilità nella popolazione. Al contrario, quali sono, secondo te, le sfide che le repubbliche devono affrontare?
Una delle sfide più importanti è la polarizzazione politica tra i cittadini. La polarizzazione politica può portare a un blocco della governance. Può anche creare divisioni, rendendo difficile raggiungere un consenso. Alcuni sostengono che il processo elettorale in sé possa essere controverso. Verissimo. A volte le campagne possono concentrarsi più sul conflitto che sulla cooperazione. In alcuni paesi questo dibattito può mettere in ombra questioni importanti. È fondamentale che il pubblico rimanga informato e coinvolto. L'istruzione svolge un ruolo fondamentale nel formare cittadini informati. Credo che discussioni come queste aiutino a far luce sulle funzioni delle repubbliche. Sì, i dialoghi aperti possono incoraggiare i cittadini a partecipare alla governance. Credi che il dibattito sulle repubbliche continuerà a evolversi? Credo che si adatterà ai cambiamenti e alla crescita della società. I movimenti sociali spesso influenzano le discussioni sulla governance. Esatto. I movimenti popolari possono influenzare profondamente il panorama politico. Gli esempi storici dimostrano che la spinta verso la democrazia è spesso radicata nel popolo. Sì, sono le voci dei cittadini a guidare la richiesta di cambiamento. Ho notato che le generazioni più giovani sono particolarmente attive in queste discussioni. Il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per il futuro di ogni repubblica. Portano sul tavolo nuove prospettive e idee innovative. È fondamentale incoraggiare il loro coinvolgimento nelle questioni civiche. Certamente, il loro contributo può portare a riforme progressiste. Con l'avanzare del dibattito, sarà interessante vedere le reazioni dei diversi governi. Alcuni potrebbero accogliere il cambiamento, mentre altri potrebbero opporvisi. Questa dinamica plasmerà il futuro delle repubbliche in varie regioni. Non vedo l'ora di vedere come si evolveranno queste discussioni a livello globale. Continuiamo a discutere di governance e delle sue implicazioni. Lezione 5. Il nostro prossimo viaggio. Buongiorno, Anna. Sei pronta a pianificare il nostro prossimo viaggio? Buongiorno, John. Sì, non vedo l'ora di ultimare i preparativi. Sono sicuro che troveremo delle ottime soluzioni per l'alloggio. Spero di sì. Trovare l'hotel giusto è molto importante per un buon viaggio. Sono pienamente d'accordo. Un soggiorno confortevole arricchisce l'intera esperienza. Cerchiamo subito online le offerte per gli hotel. Questo è un approccio proattivo. Le ricerche online offrono molte possibilità. Preferisco dare prima un'occhiata agli hotel boutique indipendenti. Gli hotel boutique offrono spesso un'atmosfera più unica. Di solito offrono anche un servizio più personalizzato. Questo è un vantaggio innegabile rispetto alle grandi catene. Quali sono le caratteristiche più importanti per te in un hotel? Per me è importante avere un posto tranquillo e un letto comodo. Ottimi criteri. Cerco anche la colazione gratuita. La colazione gratuita fa risparmiare tempo e denaro ogni mattina. Permette di iniziare la giornata in modo più rilassato. Affiniamo i termini di ricerca su internet. Dovremmo specificare le date e l'area generale che preferiamo.
Sì, anche filtrando per fascia di prezzo si restringeranno i risultati. Hai già consultato qualche sito web di viaggi specifico? Stamattina ho dato un'occhiata ad alcuni siti di comparazione. Questi siti sono utili per vedere i prezzi uno accanto all'altro. Forniscono una buona panoramica delle offerte disponibili. Ho notato un hotel con recensioni molto positive sul suo personale. Le recensioni positive del personale sono un forte indicatore di un buon servizio. Le recensioni menzionano anche una splendida terrazza panoramica. Una terrazza sul tetto sembra perfetta per godersi la serata. Dopo aver visitato la città, potremmo magari rilassarci lì bevendo qualcosa. Sembra un modo meraviglioso per rilassarsi ogni giorno. Controlliamo la disponibilità per quell'hotel specifico. Cercherò anche il loro sito web diretto. A volte prenotare direttamente offre tariffe migliori o vantaggi. Questa è una strategia molto intelligente, Anna. Dovremmo esplorare tutte le strade. Vedo che l'hotel è raggiungibile a piedi dalle principali attrazioni. Fantastico! Ci farà risparmiare tempo negli spostamenti. Meno tempo per gli spostamenti significa più tempo per esplorare. Esatto. Vogliamo sfruttare al massimo il tempo a nostra disposizione per goderci la città. Che ne dici di controllare le politiche di cancellazione? Questo è un dettaglio fondamentale. Le condizioni di cancellazione flessibili offrono tranquillità. Sì, possono verificarsi cambiamenti inaspettati, quindi la flessibilità è importante. Vedo un'offerta molto allettante per una camera con vista sulla città. Una vista sulla città sarebbe magnifica, arricchisce l'esperienza. Penso che questa opzione alberghiera soddisfi tutte le nostre esigenze. Sono d'accordo, John. Questa sembra la scelta perfetta per noi. Procediamo ora con la prenotazione. Sì, concludiamo subito questa fantastica offerta. Fantastico! Non vedo l'ora di partire. Lezione 5. Coordinamento dei piani. Buongiorno, Anna. Hai pensato a come informare i nostri amici del viaggio? Buon pomeriggio, John. Ho pensato di creare una chat di gruppo. È una buona idea. Una chat di gruppo permette una comunicazione rapida. In alternativa, potremmo anche inviarti un'email per fornirti informazioni dettagliate. La posta elettronica può essere utile per condividere piani e programmi specifici. Credo che combinare entrambi i metodi sarebbe l'approccio più efficace. Sì, facciamo entrambe le cose, giusto per essere certi che tutti ricevano gli aggiornamenti. Creerò subito la chat di gruppo. Perfetto! Così tutti potranno condividere rapidamente i propri pensieri. Quali informazioni dovremmo includere nel primo messaggio? Dovremmo menzionare le date del viaggio, la destinazione e le principali attività previste. Sembra esaustivo. Potrebbe essere utile anche includere una lista di cose da mettere in valigia. Assolutamente sì. Le liste di cose da mettere in valigia assicurano che tutti si preparino con cura. Scriverò un messaggio che incorpori tutto questo. Una volta terminato, possiamo rivederlo insieme prima di inviarlo. Buona idea. Apprezzo il tuo contributo, John.
Il lavoro di squadra migliora i nostri sforzi di pianificazione. Dopo aver inviato un messaggio nella chat di gruppo, potremmo inviare un'email di follow-up. L'email può contenere tutti i dettagli discussi nella chat. In questo modo nessuno perderà informazioni importanti. Esatto. Una comunicazione chiara aumenta l'entusiasmo per il viaggio. Una volta che tutti avranno confermato, potremo finalizzare le prenotazioni. Attendo con ansia le risposte di tutti. Rende più facile l'organizzazione. Dovremmo incoraggiare tutti a condividere le proprie preferenze in fatto di attività. Ciò ci aiuterà a creare un itinerario che possa piacere a tutti. Spero che siano entusiasti di partecipare alla pianificazione. Il coinvolgimento spesso porta a un maggiore senso di attesa. Ricordiamo anche ai nostri amici di prendere in considerazione l'organizzazione del viaggio. Giusto. Alcuni potrebbero aver bisogno di assistenza per il trasporto. Posso includerlo anche nel messaggio della chat di gruppo. Inoltre, se necessario, potremmo organizzare un carpooling di gruppo. Sarebbe pratico e anche divertente. Mi piace l'idea di viaggiare insieme come gruppo. Rafforza le nostre amicizie e crea ricordi condivisi. Esatto. Queste relazioni arricchiscono l'esperienza. Non appena il messaggio sarà pronto, lo invierò tempestivamente. Non vedo l'ora di leggere le risposte e le idee di tutti. Insieme renderemo questo viaggio indimenticabile. Sono felice di intraprendere questa avventura con tutti voi. Lezione 6. Esplorare le strade. Buongiorno, Anna. Hai pensato al trasporto per il nostro viaggio? Buongiorno, John. Sì, credo che dovremmo prendere in considerazione l'idea di noleggiare un'auto. Ciò ci consentirebbe una maggiore flessibilità nell'esplorare al nostro ritmo. Esatto. Mi piace scoprire tesori nascosti fuori dai sentieri battuti. Hai una patente di guida internazionale? Non ne ho ancora uno. È necessario per questo viaggio? Sì, spesso è obbligatorio quando si guida in un altro paese. Dovrò farne richiesta prima di partire. Di solito il procedimento è piuttosto semplice. Apprezzo l'avvertimento. Quanto tempo ci vuole in genere per ottenerlo? Può variare, ma la maggior parte dei servizi elabora le domande rapidamente, spesso entro pochi giorni. Questo è rassicurante. Darò priorità al completamento del progetto. Una volta ottenuto il permesso, potremo finalizzare il noleggio dell'auto. Quale tipo di auto pensi che sarebbe la migliore per i nostri viaggi? Consiglio un veicolo compatto per muoversi facilmente nelle aree urbane. Un'auto compatta tende anche a consumare meno carburante. Sì, le opzioni di rifornimento possono farci risparmiare denaro durante il nostro viaggio. Quali caratteristiche ritieni siano essenziali per la nostra auto a noleggio? Un sistema GPS sarebbe molto utile per orientarsi su strade sconosciute. Certamente allevierebbe lo stress di perdersi. Inoltre, l'aria condizionata potrebbe migliorare il nostro comfort. Ciò è particolarmente vero se viaggiamo in un clima più caldo. Hai preso in considerazione le opzioni assicurative offerte dalle compagnie di autonoleggio?
Non l'ho ancora fatto. È necessario stipulare un'assicurazione? Si consiglia di verificare la copertura assicurativa offerta. La comprensione dei termini ci proteggerebbe in caso di incidente. Certo. È meglio essere preparati a qualsiasi imprevisto. Al momento della prenotazione, mi assicurerò di informarmi sull'assicurazione. È una decisione saggia. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. Sono entusiasta di poter esplorare in modo indipendente. Guidare ci permette di creare il nostro itinerario ed esplorare come desideriamo. Hai in mente delle destinazioni specifiche a cui dovremmo dare priorità? Mi piacerebbe visitare alcuni punti panoramici lungo la costa. I panorami costieri possono essere mozzafiato e regalare esperienze memorabili. Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di fermarci nei mercati locali per assaggiare cibo autentico. Sono d'accordo. Provare la cucina locale è uno dei momenti migliori del viaggio. Aggiunge autenticità e ci connette con la cultura. Non vedo l'ora di assaporare nuovi sapori ed esplorare nuovi posti. Assicuriamoci di pianificare il nostro viaggio in modo approfondito. Con le tue idee e i miei preparativi, sarà un viaggio indimenticabile. Non vedo l'ora di partire con te. L'avventura ci aspetta. Lezione 7. Le meraviglie dell'architettura di New York. Buon pomeriggio, Anna. Hai mai esplorato gli edifici più interessanti di New York City? Buon pomeriggio, John. Sì, sono sempre stato affascinato dall'architettura di quel posto. New York ospita edifici iconici. Tra questi, spicca il Woolworth Building. Il Woolworth Building è un classico esempio di architettura neogotica. Quando fu completato nel 1913, era l'edificio più alto del mondo. È davvero notevole. I suoi dettagli elaborati sono davvero impressionanti. Un altro edificio sorprendente è il Chrysler Building, un capolavoro di design art déco. Ho sempre ammirato la guglia del Chrysler Building. È caratteristica ed elegante. Esatto. Cattura magnificamente l'essenza dell'epoca. Credo che sia stato completato nel 1930 e presentasse molti elementi di design innovativi. Sì, utilizza una combinazione unica di arretramenti e motivi decorativi. I gargoyle sull'edificio aggiungono carattere e fascino. Contribuiscono davvero alla sua unicità. Hai mai visitato l'Empire State Building? Sì, l'Empire State Building è uno dei grattacieli più famosi al mondo. Il suo stile art déco è iconico. La vista dalla terrazza panoramica è mozzafiato. Assolutamente. Ricordo di aver provato un senso di stupore ammirando lo skyline della città dall'alto. L'edificio conserva i simboli della sua epoca, come lo splendido soffitto della hall. Mi piace particolarmente il modo in cui la hall mette in mostra la complessa lavorazione artigianale. Oltre a questi tre monumenti, New York vanta molti altri tesori architettonici. Sì, ci sono innumerevoli edifici con storie affascinanti. Hai mai visitato il Flatiron Building? La sua particolare forma triangolare è affascinante. L'ho visto in fotografia, ma devo assolutamente visitarlo di persona. Rimarrete colpiti.
Il Flatiron Building ha un fascino inconfondibile. Ho sentito parlare anche del One World Trade Center. È un simbolo di resilienza. Sì, il One World Trade Center si erge imponente in omaggio alla forza della città. Molte persone vengono qui per riflettere e porgere omaggio. Il design del One World Trade Center è moderno ma rispettoso della sua storia. Apprezzo il modo in cui l'architettura riesce a raccontare storie ed evocare emozioni. Gli edifici spesso rappresentano il contesto culturale e storico del loro tempo. Conoscere le storie che si celano dietro a questi luoghi arricchisce l'esperienza della visita. Ti consiglio di fare una visita guidata all'architettura durante la tua prossima visita. Sembra un'idea eccellente. Potrebbe approfondire la mia comprensione. Lo skyline di New York continua a evolversi, mettendo in mostra creatività e innovazione. Mi piacerebbe molto assistere ai futuri sviluppi dell'architettura in quel luogo. Ogni edificio contribuisce al carattere della città, creando un quadro unico. Non vedo l'ora di esplorare tutte queste incredibili strutture. Insieme possiamo apprezzare l'arte degli straordinari edifici di New York. Lezione 8. Abbracciare la maturità. Buon pomeriggio, Anna. Come ti senti oggi? Buon pomeriggio, John. Mi sento molto adulto oggi. È meraviglioso sentirlo. Cosa ti fa provare queste sensazioni? Adoro essere il più grande della scuola. Mi dà un senso di responsabilità. Essere il più grande spesso comporta aspettative più elevate, non è vero? Sì, è così. Sento il bisogno di dare il buon esempio agli studenti più giovani. È ammirevole. In quali modi specifici dai il buon esempio? Cerco di aiutare i ragazzi più piccoli con i loro studi, quando possibile. Anche fare loro da tutor può aumentare la loro sicurezza. Mi piace vederli comprendere concetti con cui hanno difficoltà. Deve essere molto gratificante. Rafforza le tue capacità di leadership. Esatto, li accompagno anche durante gli eventi scolastici. Essere coinvolti negli eventi rafforza lo spirito scolastico, non è vero? Sì, lo fa. Sono orgoglioso di incoraggiare la partecipazione. Come ti senti riguardo al tuo ruolo nelle attività extracurriculari? Li trovo un'ottima opportunità di crescita personale. Infatti, consentono agli studenti di esplorare i propri interessi e talenti. Ho aderito al consiglio studentesco per avere voce in capitolo nelle decisioni scolastiche. È impressionante. Il tuo coinvolgimento può influenzare un cambiamento positivo. Credo che sia importante rappresentare le opinioni dei miei compagni di classe. Assolutamente sì. La rappresentanza promuove il senso di comunità. Incoraggia inoltre gli studenti più giovani a esprimersi. Ti senti sotto pressione nel dover mantenere il tuo ruolo di studente più grande? A volte mi sento sotto pressione, ma la accetto come parte del processo di crescita. Accettare le sfide è un'abilità fondamentale per l'età adulta. Voglio essere una fonte di sostegno per tutti coloro che mi circondano. La tua disponibilità ad aiutare gli altri è segno di maturità. Grazie, John. Apprezzo il tuo incoraggiamento.
Quali sono alcuni degli obiettivi che ti sei prefissato per quest'anno? Voglio migliorare i miei voti e ampliare le mie capacità di leadership. Sono obiettivi encomiabili. Raggiungerli aumenterà la tua autostima. Ho intenzione di organizzare anche altre attività per gli studenti più giovani. Ciò creerà un'atmosfera divertente e rafforzerà le amicizie. Sì, per me è importante coltivare i legami. È motivante vederti assumerti una responsabilità così grande in giovane età. Credo di poter fare la differenza, anche come studente. Certamente. Il tuo punto di vista è prezioso. Grazie per aver creduto in me, John. La tua crescita ispirerà gli altri, Anna. Lo spero. Insieme possiamo costruire un ambiente scolastico di supporto. Non vedo l'ora di vederti prosperare nel tuo ruolo di leader. Lezione 9. Preparare i bagagli per il successo. Buon pomeriggio, Anna. Hai iniziato a prepararti per il nostro prossimo viaggio? Buon pomeriggio, John. Ho iniziato, ma sono sempre indeciso su cosa portare. Sì, può essere difficile decidere cosa è essenziale e cosa può essere tralasciato. Esatto. Spesso ne metto troppe e finisco per non usarne nemmeno la metà. Capisco. Una lista ben ponderata delle cose da mettere in valigia può alleviare lo stress. Ottima idea. Quali oggetti ritieni essenziali per viaggiare? Innanzitutto, penso che vestirsi in modo comodo sia fondamentale. Vestirsi a strati è spesso utile. Ha senso. Gli strati permettono di adattarli in base alle condizioni meteorologiche. Inoltre, per camminare ed esplorare, do priorità alle scarpe comode. Assolutamente sì. Non c'è niente di peggio che avere i piedi doloranti quando si viaggia. Oltre ai vestiti, consiglio di portare con sé anche gli articoli da toeletta in contenitori da viaggio. Dimentico sempre di mettere in valigia prodotti in formato da viaggio. Risparmierei spazio. Sì, ridurre al minimo gli oggetti ingombranti può fare una differenza significativa. E per quanto riguarda la tecnologia, dovrei portare il mio portatile o solo il mio tablet? Dipende dalle tue esigenze. Se hai intenzione di lavorare, potrebbe essere necessario un computer portatile. Preferirei mantenere il carico leggero. Un tablet potrebbe bastare. Si tratta di una scelta saggia per i viaggi di piacere. E i documenti di viaggio? Avete un sistema per organizzarli? Consiglio di riporre tutti i documenti essenziali in un portafoglio o in una cartellina da viaggio. I documenti organizzati faranno sicuramente risparmiare tempo durante il check-in. Esatto. Evita la seccatura di cercare i documenti all'ultimo momento. Dovrei anche prendere in considerazione di portare degli spuntini per il viaggio? Glee snack sono un'ottima idea. Possono tornare utili durante i viaggi lunghi. Di solito porto con me frutta secca e barrette di cereali. Sono nutrienti e facili da trasportare. Ottima scelta. L'idratazione è altrettanto importante durante il viaggio. Mi assicurerò di portare anche una bottiglia d'acqua ricaricabile. Rimanere idratati migliora l'esperienza di viaggio complessiva. Apprezzo molto i tuoi consigli su come fare i bagagli. Sono davvero utili. Sono felice di aiutarti.
Che tipo di intrattenimento mi puoi offrire durante il viaggio? Di solito scarico in anticipo podcast e audiolibri. È un modo fantastico per passare il tempo mentre si viaggia. Trovo che mi tenga impegnato, soprattutto durante i lunghi periodi di attesa. Pianificare in anticipo l'intrattenimento è utile per rendere il viaggio piacevole. Pensi che dovrei preparare una borsa extra per i souvenir? È un piano intelligente. Lo spazio extra ti permetterà di riporre tutti i tesori che troverai. Terrò a mente questo aspetto, insieme all'importanza di viaggiare leggeri. È fondamentale trovare il giusto equilibrio tra spazio ed elementi essenziali. Inizierò a stilare la lista delle cose da mettere in valigia basandomi sui tuoi suggerimenti. Creare un elenco può semplificare il processo e garantire di non dimenticare nulla. Grazie, John. Ora mi sento più sicuro riguardo al processo di imballaggio. Benvenuta, Anna. Insieme possiamo rendere questo viaggio piacevole e senza stress.